Dopo 3 anni siamo tornati nella città dove abbiamo lasciato un pezzo di cuore, Siviglia, ma stavolta abbiamo fatto di più. In questa serie vi porteremo in una settimana alla scoperta dell'Andalusia, partendo da Siviglia per poi raggiungere Cordoba e infine Granada. Lasciatevi trascinare dall'anima ardente della terra del flamenco e ispirare dalle incredibili bellezze architettoniche di questi luoghi. Con un volo diretto da Torino atterriamo a Siviglia, capoluogo dell'Andalusia. Da qui prendiamo la linea di bus EA che con un biglietto da 6 euro porta fino in città. Noi scendiamo alla stazione Santa Justa, oggi è il 22 dicembre, e con 1 chilometro a piedi arriviamo al nostro hotel. È tardi, per cui ci fermiamo in zona in un ristorante italiano, da Pino. Prendiamo 2 insalate, una lasagna e un tiramisù al pistacchio. Purtroppo oggi il tempo non è dalla nostra, ma abbiate fede, presto migliorerà. Facciamo colazione in un posto molto carino e raggiungiamo la nostra prima tappa. Il Real Alcázar è sicuramente una delle bellezze più straordinarie di Siviglia. Pensate che è il più antico palazzo reale d'Europa ancora in uso, nato come fortezza alla quale sono stati poi aggiunti gli eleganti edifici dove lo stile islamico e rinascimentale si fondono in combinazioni che ci lasciano a bocca aperta. Ci perdiamo tra i cortili e le sale sontuosamente decorate, fino al patio de las Doncellas. E finalmente siamo tornati a Dorn. Infatti proprio qui sono state girate le scene di Game of Thrones ambientate nel regno di Dorn. Riconoscete questo patio? Il cortile delle Vergini deve il suo nome alla leggenda secondo cui i Mori chiedevano ogni anno 100 vergini come tributo ai regni cristiani della penisola. Raggiungiamo poi gli immensi quanto esotici giardini. Pensate che rappresentano la metà di tutto il verde del centro di Siviglia, giocando un ruolo fondamentale nella regolazione del clima della città. Siamo qui nei giardini dell'Alcázar, certo che la volta precedente col sole e il caldo erano più vivibili, ma in ogni caso l'Alcázar rimane qualcosa di imperdibile, bellissimo, quindi da fare assolutamente in qualsiasi stagione. Tra l'altro questa volta abbiamo anche visitato il quarto real alto, cioè gli appartamenti reali al primo piano, ma secondo noi non vale la pena, diciamo, non perché non siano belli, ma perché si fa una visita con l'audioguida, quindi bisogna seguire le tempistiche degli audioguida, quindi secondo noi non vale la pena. È anche un po' caro perché viene 21 euro, invece la visita normale viene un po' meno, mi pare sui 14 euro, e quella ovviamente è da fare. Usciamo dall'Alcázar dal patio de Banderas, che ci offre una spettacolare anticipazione della cattedrale della Giralda che vedremo dopo pranzo. Ci fermiamo per un pranzo veloce al bar cattedrale, funghi ripieni per me e 1000 foglie di melanzane e formaggio di capra per Dani. Costruita dove prima sorgeva la Moschea Mayor, la cattedrale di Siviglia è la chiesa cristiana più grande al mondo, dopo San Pietro e Saint Paul. Se dall'esterno stupisce per la sua maestosità, all'interno è la ricchezza artistica a sbalordirci. Dell'antica moschea rimane il minareto, oggi campanile, la Giralda, alta circa 100 metri, deve il suo nome alla statua della fede, detta Giraldillo, che gira su se stessa in base al vento. Salendo fino a 70 metri intravediamo qualche timido raggio di sole e ci fermiamo qualche minuto ad ammirare uno dei più bei panorami di Siviglia. Abbiamo appena terminato la visita qui alla cattedrale ed è pure uscito un pizzichino di sole, per cui sono già rientrata in modalità occhiali da sole. E pensate che questa è la cattedrale gotica più grande del mondo e nel biglietto da 13 euro è compresa anche la salita al campanile, la Giralda,
fatelo, perché se l'ho fatto io che odio salire i campanili, può farlo chiunque, perché non ci sono gradini ma sono rampe, per cui non è faticoso per niente. E prenotate sempre in anticipo, perché così evitate le code e siete sicuri di trovare posto. A 2 passi dalla cattedrale ritroviamo la piazzetta segreta che ci aveva colpito anche la prima volta, Plaza del Cabildo, ispirata ai tradizionali pati andalusi. Continuiamo a passeggiare per il centro fino a raggiungere la riva del fiume Guadalquivir, che, spoiler, ci accompagnerà anche nella nostra prossima meta. Qui spicca la Torre dell'Oro, incantevole davanti a un tramonto che oggi non ci aspettavamo. La nostra ultima tappa per oggi è la Torre dell'Oro qui sul lungofiume di Siviglia, una volta con funzione militare e oggi museo navale. Vi do giusto 2 curiosità: uno, che la pianta ha 12 lati, e 2, che deve il suo nome al luccichio che dava riflettendosi sul fiume, ma ovviamente non è davvero d'oro. Adesso noi domani ripartiamo per Cordoba, ma non disperate, perché alla fine del viaggio ritorneremo a Siviglia e recupereremo tutto quello che non abbiamo ancora visto. Ritorniamo verso casa e a pochi metri dall'hotel scoviamo un ristorante molto carino, il Tarannà. Proviamo la rosa in Yauna, fatto in questa particolare padella, una New York cheesecake e un French toast decisamente troppo grande. Domani ci aspetta il treno per Cordoba, ma facciamo un salto nel futuro e continuiamo la nostra avventura a Siviglia. Dopo 3 ore di bus da Granada arriviamo alla stazione dei bus di Siviglia nel primo pomeriggio. Con 1 chilometro a piedi raggiungiamo subito il nostro nuovo hotel. A pochi passi dall'hotel ritroviamo la maestosa opera d'arte contemporanea che la nostra prima volta qui avevamo quasi snobbato, ma che poi ci ha lasciato ricordi indelebili. Il Metropole Parasol, noto anche come la Setas, cioè i funghi, è un progetto urbano di riqualificazione di Plaza de la Encarnación, nel centro della città. Terminato nel 2011, è la più grande struttura in legno al mondo, ma l'attrazione principale si trova all'ultimo piano. Dalla sinuosa passerella si ammira quella che secondo noi è la vista più bella sulla città. Ed eccoci ritornati a Siviglia. Siccome, come si evince dal nuvolone dietro di me, le previsioni per oggi sono un po' incerte, abbiamo cambiato i nostri piani, ci siamo fermati attaccati al nostro hotel e siamo saliti sulla Setas. Il biglietto per la salita è di 16 euro, che obiettivamente è un po' caro, però la vista giudicatela voi. L'Antiquarium, il museo archeologico sotterraneo che raccoglie reperti scoperti durante la costruzione della Setas, era chiuso. Vi lasciamo qualche foto del 2022. Sfidiamo la pioggia imminente con una merenda sotto la Setas, i primi churros del viaggio. Qualche ora dopo, tornato il sereno, ci lasciamo incantare dalla magica atmosfera della città anche di sera. Per una straordinaria coincidenza ci ritroviamo a El Pasillo, dove ci eravamo fermati per la nostra prima cena qui 3 anni fa. Anche questa volta non potevamo non prendere la paella con la sangria. Per continuare il nostro viaggio sul Viale dei Ricordi, torniamo per colazione nell'hotel che ci aveva ospitato la nostra prima volta qui. Prendiamo un cappuccino e un matcha latte con una carrot cake e un banana bread e via verso il nostro ultimo giorno a Siviglia.
Siamo tornati, lo ammettiamo, abbiamo lasciato il meglio per la fine. Adesso vi do 2 curiosità e informazioni pratiche e poi vi lascio alle immagini. Curiosità numero 1. Qui, come all'Alcazar, sono stati girati diversi film famosi, tra cui Star Wars Episodio 2 e Lawrence d'Arabia. E curiosità numero 2, lungo tutto il perimetro della piazza si trovano delle nicchie, ognuna rappresentante una provincia di Spagna. Assicuratevi di passare a vederle. Consigli pratici. Prendetevi il vostro tempo. Considerate che la piazza è lontano da tutto il resto che abbiamo visto ed è grande e ricca di dettagli. Prendetevi il tempo di guardarli tutti. E visitate anche il parco di Maria Luisa qui davanti, che è molto bello, e non perdetevi gli spettacoli di flamenco sotto i portici. La piazza si sviluppa su 50.000 metri quadri, circa 5 campi da calcio, con un canale di 515 metri attraversato da 4 ponti, che rappresentano i 4 antichi regni di Spagna, e ogni elemento è carico di simbolismo. Ritorniamo verso il centro e cerchiamo un baretto comodo per pranzo. Proviamo il burrito iberico e il pisto normale e con il formaggio. Sfruttiamo fino all'ultimo minuto. Prima di andare in aeroporto ci fermiamo a visitare 2 case che il lunedì pomeriggio dalle 15 e dalle 16 sono gratuite, Casa de Pilatos e il Palacio de las Dueñas. Se no, se venite in altri momenti, i biglietti vengono 12-14 euro. Situata nel centro storico di Siviglia, Casa de Pilatos è la proprietà privata più grande della città, forse ispirata alla casa di Ponzio Pilato a Gerusalemme. Ciò che ci colpisce di più è sicuramente il patio con gli archi, le statue e le pareti decorate. Ed eccoci alla nostra ultima tappa qui a Siviglia. Attualmente residenza del Duca d'Alba, il Palacio de las Dueñas, con i suoi saloni e i suoi giardini, è sempre stato luogo di incontro di celebrità influenti come Jacqueline Kennedy e i reali di Monaco, tra gli altri. Nonostante la stagione, l'abbiamo ritrovata stupenda quasi come la ricordavamo. Il nostro viaggio a Siviglia finisce qui, ma nel prossimo video continueremo ad esplorare l'Andalusia, partendo dalla città di Cordova, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi della serie. A presto, ciao!